Ciao a tutti, fai prendere questi 3 impegni ad un uomo e ti amerà per sempre. Quali sono i 3 impegni che un uomo deve prendere per amarti per sempre? Beh, il primo impegno è abbastanza semplice, deve essere un grosso impegno, diciamo, da un punto di vista logico-razionale. Quindi un impegno logico-razionale cosa vuol dire? Vuol dire che deve, da un certo punto di vista, fare un passo verso di te. Quindi l'impegno potrebbe essere una convivenza, un matrimonio, eccetera, o comunque un atto forte nei tuoi confronti da un punto di vista proprio pratico, pragmatico. Pratico e pragmatico. Questo è veramente importante questo però mi dici lo fanno tutti e poi dopo si separano, è vero, continuano ad amare, però questo è un passo, è il primo passo. Il secondo impegno deve essere un impegno trascendente, invece un impegno che lui prende con se stesso, sulla base di se stesso, e deve essere una sorta di voto che fa nei tuoi confronti. Quindi tu devi essere in grado di essere vista, diciamo, come una persona che l'ha risollevato da una situazione dalla quale lui non ne sarebbe comunque venuto fuori, che sia essa una situazione emotiva, che sia essa una situazione spirituale, depressiva, eccetera. Lui deve prendere un voto, deve fare una sorta di voto, deve dire: questa è la donna della mia vita, con lei starò per sempre. Deve prendere un impegno con se stesso. Quindi il primo impegno logico-razionale deve prenderlo con te, ovviamente, ed è quello che fanno tutti normalmente. Il secondo impegno deve prenderlo con se stesso. Ora dici: come fai a far sì che lui si prenda questo impegno? Perché non è così banale. Uno potrebbe dire far prendere un impegno di questo genere a una persona. Bene, il modo migliore per fargli prendere questo impegno, per fargli prendere questo impegno con se stesso, è quello di generargli prima una forte tensione emotiva, generargli prima un problema fondamentalmente e poi offrirti come soluzione per risolverlo, non facendogli ovviamente rendere conto che il problema gliel'hai generato tu stesso. Questo è, ci sono 1000 situazioni, magari farò qualche esempio per far capire questo, però l'impegno deve prendere con se stesso: questa è la donna della mia vita, non la lascerò mai, starò sempre con lei, perché soltanto lei può darmi quello che altre non possono darmi. E poi il terzo impegno è un impegno che devi prendere tu, come dire, tra virgolette, nei suoi confronti, ma è un impegno che devi prendere soprattutto con te stessa e indirettamente glielo fai prendere a lui, quello di mantenere sempre alta la parte passionale, la parte attrattiva. Quindi devi cercare di non abusare della sessualità, cioè nel senso non essere una persona che, come dire, per cui il sesso è eccessivo, perché tutto quello che viene consumato eccessivamente poi dopo stufa. Puoi mangiare anche la torta più buona di questo mondo, ma se la mangi sempre, è sempre quella, dopo un po' ti stufa. Quindi devi saper gestire la passionalità, perché il maschio è difficile che lo sappia fare, perché passa, diciamo, da una situazione on-off, da quando mi interessa tanto avere questa relazione con questa persona, quando non me ne frega più niente praticamente. Quindi le caratteristiche del maschio sono queste, per cui devi essere tu in grado di gestire l'attrazione, la passionalità, e per fare questo, intanto di base ci deve essere ovviamente, però poi successivamente non devi renderla, come dire, eccessivamente disponibile, soprattutto mantenere una sorta di mistero. E lasciare sempre degli antagonisti, dei corteggiatori nel carnet. Devono sempre venire fuori antagonisti e corteggiatori, perché nel momento in cui vengono fuori questi, tu riesci come dire, a mantenere alto il livello di attrazione. Ecco, con questi 3 impegni sei sicuro che lui ti amerà per sempre, poi per sempre relativamente, diciamo, alla vita dell'essere umano, ovviamente. Bene,
Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!